caspita, ok. Sta brillando di brutto adesso, Ok. Va bene. Non vogliamo disturbare, vogliamo solo dirti che è bellissimo Madonna questo mia, posto. guarda che roba. Cioè, sta andando a suonare. C'è qualcuno qui? Forse. Guarda, domanda e risposta. C'è qualcuno? Ok. Sei contento che siamo venuti a vedere questo? Sì. Forse si erano... Aspetta un attimo. Grazie. Un po' incoerente, Sì. Difficile fare un'analisi di una ispezione non ispezione. Eravamo consci io e Lara di arrivare sul posto e semmai di analizzare quelle che potevano essere le entità relative a questa persona molto anziana, morta di morte naturale, addirittura si dice centenario. C'era la seconda versione che era più però un frutto di una telefonata / depistaggio che c'era arrivata, che invece volevano questo signore proprietario di questa villa fantastica morto di morte violenta e causata da terzi, insomma. Quindi noi siamo arrivati lì molto consci di questa cosa, ma anche possibilisti. Ecco, giunti sul posto ci siamo resi conto di quanto era fatiscente la casa, stava in piedi per un miracolo. Noi stessi ci siamo dati degli imbecilli, perché avete visto, ce lo siamo dati nel video e ce lo diamo davanti a voi in analisi, perché certi luoghi andrebbero o non visitati o quantomeno visitati con caschetti e accessori In coscienza pura, esatto, la nostra. accessori che potevano in qualche modo proteggerci. Invece siamo andati lì proprio così all'acqua di rose, tanto che l'indagine stessa si è messa su un binario strano, io direi stranissimo, perché da prima abbiamo avuto addirittura un leggero timore al di là della struttura, che era assolutamente fatiscente, ma il timore che in prima battuta Lara è stata poco bene, ha avuto un giramento di testa quasi a svenire, lei non lo ammette ma stava quasi per svenire e tra virgolette l'ho preso un po' al volo, ecco. Quindi poi per carità è stata bene, l'avete vista, Sì. ha portato avanti tutta l'ispezione senza problemi. E poi la batteria, l'avete visto, io sono entrato al 100%, ovviamente come in tutte le ispezioni che si rispettino, solo che dopo 10 minuti, 20 minuti al massimo, ero all'83%. Voi vi direte, beh, insomma, non è neanche male. Sì, con questa macchina dalla quale vi sto parlando, ma da quella che invece ho usato e che uso abitualmente nelle ispezioni, ecco, l'83% arrivo ad avere quella percentuale di batteria dopo almeno un'ora e mezza di ispezione. Noi eravamo appena entrati. Eravamo entrati da un quarto Cioè, d'ora, se 20 fate il calcolo del minutaggio, esatto, non sì. era passato tantissimo. Ecco, fate conto, per darvi un esempio molto semplice, se avete visto le nostre indagini alla chiesetta dei Paggetti e alla casa nel buio, ecco, fate conto che io da un'indagine all'altra avevo scordato di caricare la batteria, però con quella percentuale ho fatto entrambe le ispezioni. Ecco, fate conto che sono durate un'ora e mezza a testa più o meno. Qui con un'ora e mezza sono arrivato al 30% scarso, insomma, a fine giornata. Quindi anomalia della batteria, Lara che si è sentita poco bene, e poi addirittura ci siamo buttati sull'autoironia, perché a questo punto dovevamo in qualche modo alleggerirci noi per cercare di star meglio, fino ad arrivare al punto che nella terza dépendance, nella terza costruzione, quindi seconda dépendance, addirittura Lara cascasse e facesse un tuffo nei ricordi che l'hanno commossa, e lì a quel punto, ragazzi, ho chiuso proprio le telecamere, ho detto ok, è andata così, va bene così, non indugiamo e non soffermiamoci troppo sui ricordi, perché da una parte fan bene ma dall'altra un pochino lacerano il cuore, insomma. Io non parlo più, ho parlato troppo, adesso lascio parlare Lara, anche perché ha dei cenni storici da farvi.
Esattamente, noi siamo arrivati alla villa con le informazioni che avevamo ricevuto da terzi, ma poi incuriositi dalla scoperta, soprattutto della famosa cantina, non i sotterranei, ma la cantina, quella dove producevano il vino. Ho voluto andare un po' più a fondo. Tante volte quando si va in ispezione ci si informa, ma si rimane un po' in superficie, no? Si prendono quelle poche informazioni e poi si va. Questa volta abbiamo fatto così, ma a fine ispezione abbiamo voluto approfondire e abbiamo fatto una bella scoperta, nel senso che effettivamente quella casa, quel podere, quella tenuta, quel maniero, non so come definirlo in maniera diversa, Maniero, esatto. era effettivamente una tenuta in cui si produceva il vino. Il proprietario, un nobile morto centenario nei primi anni del 1800, aveva acquistato la casa a metà del 1700 e produceva vino e da lì in avanti fino a quando povero è scomparso. Quindi quella nostra scoperta non era campata per aria, ovviamente, perché c'erano tutte le attrezzature, c'era tutto l'armamentario, il materiale, le etichette, le avete viste. Per cui insomma questa deduzione alla fin fine non ci voleva molto a capirlo, però non sapendo nulla prima dici ok, magari era qualcuno che lo produceva tanto per, invece no, era proprio un'attività ad un certo livello, tanto che la vigna che come dire, si trovava nella tenuta, si chiamava Vigna Benedicti, per cui insomma era un qualcosa di importante. Sì. Andando a quello che è stata la nostra ispezione, stranamente per tutta la durata, ovviamente avete visto, ho tenuto lo zoom, io non ho rilevato nulla. Assolutamente nulla. Il famoso fischio che si sente era un uccellino, quello dove c'è la stanza nella dépendance con il lettino, dove io dico in maniera che sembrava il letto della nonna di Cappuccetto Rosso. Ecco, lì noi diciamo no, si sente un fischio, alla fine era un uccellino. Per il resto non ho sentito assolutamente nulla, se non il cane, un aereo, rumori ambientali, ma niente. Veramente, questa volta mi sono veramente stupita, niente che facesse pensare a qualcosa di strano, perlomeno. Ti sarai anche stupita perché comunque uno una persona che va a fare un'ispezione e vede l'RF brillare in quel modo, suonare e poi non sente neanche nell'EVP, fa un po' effetto. Non è detto che succeda, però comunque uno pensa, caspita, se l'RF ha reagito così, chissà che tanto cosa mi dà tanto, ecco, esatto. potremmo aver registrato qualcosa. Invece nulla. La conclusione a cui sono arrivata è che probabilmente, se veramente vogliamo pensare che in quel posto c'era un'energia, molto probabilmente ha operato in maniera diversa dal solito, non attraverso l'audio, diciamo così, perché proprio non ho sentito nulla, ma attraverso in un certo senso l'assorbimento di energia, perché io non mi sono sentita bene e la batteria della videocamera si è catapultata verso il basso proprio in maniera... Se stavamo lì ancora un quarto d'ora chiudevo la registrazione. Esatto, e forse quella è una cosa più mia, personale, attraverso i ricordi, un altro tipo di energia. Non mi era mai capitato in questo periodo che sono e che faccio parte degli SH di vivere una situazione del genere, vedere un oggetto, in quel caso la falciatrice, mi ha riportato a quando ero bambina e mi ha fatto ricordare mio padre, ma in maniera concreta. È stato un momento forte. Io quando ho detto porto a casa tanto, è vero, cioè non riesco quasi a parlarne, ma è stata una sensazione forte e che in un certo senso vorrei poter rivivere.
Con Corrado, mentre poi si ritornava dall'ispezione, ho detto: avrei potuto approfittare e chiedere, no? Tante volte, sempre facciamo la fatidica domanda: c'è qualcuno qui? Non me la sono sentita, forse per una questione personale, ma delicata. O forse avevo già la risposta. Sì. Certe cose si sentono, ed è stato veramente bello, particolare, intenso e bello. Detto questo, c'è poco altro da dire. Le emozioni sono stati forti, siamo rimasti un po' segnati anche da questa ispezione, perché poi quando siamo tornati a casa ne abbiamo parlato per ore. Di solito poi uno cerca di rilassarsi, insomma si beve una birra, pensa a qualcosa di diverso, si fuma una sigaretta, si rilassa. Invece lui fuma la sigaretta, io non fumo, okay. Quando tutte le pausa sigaretta le faccio io. Esatto. No, a parte questo, dico, in genere uno cerca comunque di non pensare più a quello che è stato, perché vuole staccare la spina. Invece siamo andati avanti fino a quasi notte inoltrata a parlare di questa ispezione, per cui ci ha un pochino segnato, ecco. Adesso non nel male, anzi addirittura nel bene, assolutamente, perché Lara ha avuto dei ricordi importanti, tranne il suo cedimento fisico, e nonostante il sentirsi, come dire, aver avuto questo momento di giramento, non si sentiva un'energia negativa. No, assolutamente. No. Forse la negatività, ma l'avete visto ragazzi, anche i ciechi lo vedevano, era la struttura, perché era imbarazzante. Quindi io vi invito, ma per aiutarci noi come canale, a scriverci tantissime parolacce qui sotto, perché solo due imbecilli possono fare una cosa del genere. Perché non si fanno cose, proprio è il caso di dire non imitateci. Non imitateci assolutamente, e se lo dovete fare perché proprio non potete, mettetevi una corazza, perché lì può cadere tutto da un momento all'altro. Detto questo, grazie per la visione sia di questo video che dell'ispezione stessa, e alla prossima avventura sul nostro canale. Ciao.